Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere quali animali sono stati più votati per quanto riguarda la scelta dei dinosauri che andremo a trovare su Ark Ascended. Il primo animale di cui parliamo oggi è il Dryad Noctus. Questa nuova creatura è stata la più votata, quindi già ha avuto i suoi voti, quindi ha già vinto con oltre 30.000 voti. Qui ora vediamo di che cosa si tratta. Con oltre 30.000 voti, il Dreadnoughtus sarà una nuova creatura aggiunta su Extinction per Ark Survival Ascended. Non vediamo l'ora di condividere il tuo concetto e il dossier della settimana a venire. Dunque, ora andiamo a vedere. ehm, Vedete che qui c'era la votazione e ha vinto al primo posto appunto questo animale che adesso vi faccio vedere. Dunque, dopo aver votato con altre creature, ha vinto questo animale qua, che vedete che è veramente enorme, perché se è veramente così come fa vedere nell'immagine, vedete che qui sotto c'è un omino, quindi un essere umano, ed è enorme rispetto a lui. Allora, questo è un animale erbivoro, quindi in teoria non dovrebbe attaccare né creature più piccole di lui, né tantomeno gli esseri umani, almeno così c'è scritto. Dunque, come abbiamo detto, questo animale è estremamente grande, quindi non dovrebbe attaccarci se non andiamo a stuzzicare, ovviamente, e non dovrebbe attaccare animali più piccoli della sua taglia, quindi praticamente credo un po' tutti, boh, non so adesso. Poi, come possiamo andarlo a tamare? Allora, ovviamente sarà molto difficile andarlo a addomesticare. Possiamo però fare delle attività con lui in modo da poterlo tamare, quindi andarlo all'alimentare, quindi dargli da mangiare verdure o crocchette, oppure lanciargli una palla di cannone a terra come esca. Quindi adesso non ho capito bene, lui poi andrà ad abbassare la testa e a quel punto lì potremo andare ad alimentarlo direttamente dalla testa, qui dice nella traduzione, quindi non so bene come funzionerà, però comunque queste sono le nozioni primarie che abbiamo per quanto riguarda questo animale. Dunque, giocare con lui, quindi uccidere altri dinosauri e distruggere le strutture nel suo territorio finché non sarà soddisfatto. Quindi fargli fare questa operazione, poi andarlo a pulire, perché la sporcizia, è una cosa fondamentale di questo dinosauro, perché lui va a raccattare molti parassiti e quindi dobbiamo andare a utilizzare il sapone sul suo corpo. Quindi andiamo a fare queste piccole operazioni per fargli dei favori e poi alla fine lui diventerà nostro amico e quindi riusciremo a tamarlo. Questo è il succo. Poi anche quando dorme. Questo dinosauro, come altri dinosauri che abbiamo già visto, dovrebbe dormire. Quindi quando sarà in questo stato di sonno, potrebbe essere attaccato da altre creature e questo andrà a interrompere però l'efficacia dell'addomesticamento. Quindi non andremo a tamare con il solito metodo delle frecce narcotiche o dardi narcotici, trappole, eccetera, ma dovremo stare nell'area dove si trova e compiere tutte queste attività. Quando lui sarà contento, riusciremo a fare con lui, tra virgolette, un'amicizia e quindi riusciremo a domarlo. Guardate poi in questa immagine, messo a confronto con altre creature di Ark, quanto è enorme, cioè veramente è grandissimo, è altissimo più che altro. Vedete, cioè anche con un giga sembra praticamente il doppio, quindi è un animale estremamente enorme. È un imperatore indiscusso delle terre desolate che sovrasta tutto tranne gli stessi titani. Ora vediamo come può essere addomesticato quando non stanno molestando altre creature, si impegnano in una serie di riti quotidiani, il cui ordine dipende dall'individuo. Se un sopravvissuto riesce ad assisterli anche nei compiti più piccoli, potrebbe guadagnare la loro fiducia. Questa è una vera bestia da guerra quando viene addomesticato. Può essere dotato di una sella speciale che consente di attaccare fino a 5 armi di artiglieria pesante, insieme a un orpione situato sul petto progettato per performare e trascinare gli avversari. Il dinosauro stesso può essere un'arma vivente
ricugitando ad alta velocità palle di cannone ricoperte di acido immagazzinate nel suo stomaco. Tuttavia, ho un avvertimento per chiunque abbia intenzione di domare uno di questi giganti: se i loro bisogni vengono trascurati dai loro padroni, alla fine avranno uno scatto di ira catastrofico. Quindi se praticamente credo non gli diamo da mangiare, quindi li trascuriamo, questi tornano, praticamente si toglie il timing e ci attaccano. Dovrebbe essere una cosa del genere. Allora, vedete qua, vi faccio vedere un po' di immagini. Ovviamente non ci sono grosse immagini, quindi video su questa creatura, perché comunque è nuova, è stata la più votata con oltre 30.000 voti sul forum, e quindi la troveremo su Ark Ascended, però sulla mappa di Extinction. Dunque, allora, questo è un dinosauro grande, però grande in altezza, perché come potete notare il punto forza, quindi tutti i colpi più potenti saranno dati dal suo collo. Farà diversi colpi sia dall'alto verso il basso, da destra a sinistra, e quindi sarà la sua arma vincente, quindi collo e testa. Poi, se non avete capito, va a mangiare anche queste palle di cannone, le ingerisce, produce della bile, e quindi si mischiano le palle di cannone, più che altro si ricoprono di bile e possono essere risputate a sua volta. Quindi è un'arma micidiale. Quindi credo che sia un animale molto molto forte in PvP. Essendo poi un erbivoro, in PvE raccoglierà bacche e erba, quindi fibra, ma poi potrà anche prendere, se non sbaglio, i minerali. Allora sì, è un ottimo raccoglitore di minerali, ma anche di legno. Però comunque c'ha un fattore negativo, cioè essendo molto grande, quindi le sue grandi dimensioni, in alcuni luoghi potrebbero creare problemici, tipo magari, non so, se ci sono delle costruzioni, oppure magari dentro alle grotte, se si potrà entrare dentro le grotte. Comunque vedete che essendo molto alto, io non so se andrà veloce o meno, ma penso, data la mole, sarà anche abbastanza lento, quindi diciamo che potrebbe essere utilizzato in PvE per andare a raccogliere minerali e soprattutto alberi in zona della propria base, ma andiamo a utilizzare sempre il castoro magari se andiamo in zone più lontane. Concludendo, personalmente penso che questo concetto del Dread Noctus funzionerebbe bene nel gioco come un'enorme arma d'assedio in grado di sfondare praticamente qualsiasi cosa nel suo cammino. Sarebbe una delle creature più potenti che una tribù potrebbe avere, ad eccezione dei titanosauri e dei titani stessi, legandosi in forza ai giga e ai garcia. Con l'idea che ho in mente, sarebbe anche una delle creature poi coinvolgenti con alcune delle sue meccaniche. Nello specifico, in Extinction, l'idea di una gigantesca creatura mobile con una sella in stile Mad Max si adatta bene al panorama post-apocalittico. Nel complesso è un concetto abbastanza unico e assurdo che mi piacerebbe vedere entrare nel gioco e fungere da finale per la trama originale e unica e anche assurda di Ark. Infatti questo desiderio di chi l'ha progettato è stato accolto dalla community, perché comunque ha vinto, quindi lo troveremo sicuramente su Extinction. Dunque, allora, sotto ci sono alcune note dove non si sa bene se questo animale si potrà riprodurre. Lui dice che non ci dovrebbero essere problemi per la riproduzione, però questo aspetto, questa decisione aspetterà alla wildcard. Vedremo poi quando uscirà Extinction. Tanto non sarà una delle prime mappe che andrà a uscire. Come vi ho detto in un precedente video, se non l'avete visto andatelo subito a guardare. Extinction uscirà in seguito. Ok ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa creatura, se la scelta è stata di vostro gusto. Ripeto che comunque questa creatura tutto il potere, quindi la forza, ce l'avrà nel collo, ed eccola qua. Quindi commentate e condividete questo video. Ciao a tutti e alla prossima, perché parleremo poi di altre creature che saranno introdotte su Ascended. Quindi, per non perdervi nessuna notizia, iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!